Siamo arrivati a un altro di quei video in cui ho le forbici in mano. Ma a che cosa mi servono? A tagliare la barba? Mai. Servono a fare un video di unboxing ed è proprio quello che faremo adesso. Ok, ho scherzato. Ovviamente la mia barba non verrà mai tagliata, al massimo accorciata, sistemata, aggiustata, eccetera, eccetera. Ma parliamo di cose serie. Parliamo di un altro video di unboxing. È arrivato un altro scatolone dai meravigliosi ragazzi di Thomann, che io ringrazio. Allora, vediamo che cosa c'è in questo scatolone. Ci sono due microfoni. Come puoi vedere c'è l'SC400 e l'SC600. Sono due microfoni a condensatore e vanno a fare il paio con l'SC450 che già hai visto su questo canale e con l'SC1100 che ugualmente hai visto su questo canale. Quelli sono i fratelli maggiori, questi sono i fratelli minori. Ma proviamo ad andare con ordine. Partiamo dal 400. Ti renderai conto subito che diversamente dagli altri microfoni, l'SC450 e l'SC1100, c'era una valigetta, ok, rigida. In questo caso no, ma giustamente perché sono microfoni economici ma che suonano veramente bene. Allora abbiamo la nostra bustina, le istruzioni che adesso andremo a vedere e qui abbiamo il ragno e dal peso vedo che il ragno è in metallo, non è in plastica, è tutto in metallo. Ok, questo è interessante, ma voglio farti vedere una cosa. Questo qui, il 400, è un microfono a condensatore, come ci siamo detti, è un microfono con una capsula larga. Allora, il microfono molto piccolo, ma pesante. Caspiterina. E non te l'aspetti perché lo vedi così piccolo e pensi che sia un microfono giocattolo. In realtà, quando lo prendi in mano... Aspetta, voglio vedere una cosa. Ecco, per darti un esempio, il Neewer NV700, guarda, hanno quasi la stessa forma, quasi. Vedi leggermente le differenze? Ok, nel corpo. Però questo qui pesa niente, questo qui pesa tanto e nello specifico ti dico anche 351 grammi. 351 grammi, questo ne peserà la metà probabilmente perché dentro non c'è niente. Qui invece sì, ok? Ha una capsula fissa che è il pattern polare e cardioide e non vedo l'ora di provarlo. Adesso rimettiamo tutto a posto e apriamo, vado veloce così non ti faccio perdere tempo, e apriamo l'altro microfono. Il Neewer ce lo teniamo lì. Apriamo l'altro, l'SC600. Ok, stessa confezione, identica, anche qui il ragno è lo stesso dell'altro, quindi evito di fartelo vedere. Anche qui abbiamo le istruzioni e anche qui abbiamo la nostra pochettina. In questo caso questo microfono, 1 grammo in meno, 350. Andiamolo a vedere. Ok, il SC600 che ha un filtro, filtro per tagliare tutte quelle frequenze bassissime dove non c'è la voce ma c'è rumore, e ha la scelta del pattern polare tra omnidirezionale e cardioide. Anche questo è un microfono a condensatore. Provo a farteli vedere insieme, vicini, perché sono identici se non per... poi lo approfondiremo nel test audio. Sono esattamente identici. Guarda. Ok? Esattamente identici, ma quello che cambia appunto è il low cut, il filtro passalto e il, diciamo, lo switch per il pattern polare. Ok.
Molto belli, veramente molto molto belli. Non vedo l'ora di provarli. Non solo farò i video per ognuno di questi, ma li comparerò ai fratelli maggiori, l'SC450 e l'SC1100. Ok, in modo che tu abbia una panoramica di, non dico tutti i microfoni T-Bone perché ce ne sono tanti, ma dei principali 4 a condensatore. Ok, perché poi ci sono quelli a nastro, ma l'hai già visto sul mio canale, e voglio provare prossimamente quello con la valvola, che secondo me quello è molto 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 interessante. Ok, basta. Questo era il video e che dirti? Se ti interessa approfondire ti lascio i link di questi microfoni e noi ci vediamo prestissimo per dei test audio di questi microfoni T-Bone SC400 e SC600.